Zodiac, 5 omicidi accreditati dal 20 dicembre 1968 all'11 ottobre 1969, non è uno dei serial killer più spietati e prolifici della storia del crimine, ma sicuramente è uno dei più singolari ed inquietanti, innanzitutto perché è rimasto avvolto in un'aura di mistero e poi, perché ha interagito attivamente con la società civile e le istituzioni, con un esplicito intento di sfida, soprattutto, rivolto alle forze dell'ordine, e col fine di suscitare un clima di tensione sulla metropoli di San Francisco. È quello che più di tutti ha acceso la fantasia popolare e anche di molti artisti. Mi chiedo cosa ne avrebbe pensato di tutto questo interesse sociale. Sono propenso a ritenere che sia morto prima di poter assaporare il suo successo su scala globale, altrimenti lo avrebbe rivendicato pubblicamente, dato che ci teneva a far diventare il suo nome un brand, e a quanto pare, anche a comunicare il suo giudizio estetico e morale sugli eventi popolari. A tal proposito, è curioso il fatto che non risultino suoi commenti sui film più esplicitamente ispirati al suo personaggio, proiettati negli anni 70. Riguardo alle sue lettere il suo registro era quasi sempre beffardo e sardonico ed alcune contenevano messaggi cifrati, ciò che più di tutto lo ha reso famoso. Già da questo possiamo ricavare delle prime utili informazioni sulla personalità del killer. Sebbene avesse espresso qualche insicurezza nell'esecuzione materiale dei suoi delitti, non ne aveva nel manifestare la sua colpevolezza attraverso telefonate e comunicazioni per iscritto, per giunta, vergate a mano libera. Ciò presuppone che, in qualche modo, fosse a conoscenza delle tecniche investigative. Polizia di Vallejo. Voglio segnalare un duplice Mi omicidio. può dire il suo nome e da dove chiama? Andate un miglio a est sulla Columbus Parkway verso il parco. Troverete i ragazzi dentro una macchina. Sono stati uccisi con una Luger calibro 9. Ho ucciso io anche quei ragazzi l'anno scorso. Ciao, ciao. Al di là di tutto, la scelta di comunicare attraverso messaggi cifrati esprime uno stato d'animo in guerra con la società civile e specialmente con la polizia. È lecito anche ipotizzare che fosse una persona dotata di un'immaginazione vivace e allo stesso tempo, puerile e caotica, immersa nelle sue fantasie criminali come un gioco catartico, una forma di esorcismo delle sue pene interiori più segrete, indizio di una vita solitaria, insieme misogina e misantropica. Supposizioni che potrebbero tornare utili per decifrare i suoi crittogrammi solo all'apparenza composti da una mente matematica raffinata. Dubito che Zodiac abbia realizzato i suoi messaggi per lasciarli irrisolti, carta morta, sebbene concordo con l'idea comune a molti, che non contengano rivelazioni definitive sull'identità dell'autore. Enigmi impossibili da craccare non avrebbero senso, a mio parere, in quanto priverebbero al suo autore il piacere sottile della sfida. Non si tratta, come in guerra, di impedire al nemico di leggere il messaggio segreto, piuttosto, di generare un diffuso clima di panico confermato dal contenuto delle missive. Semmai, gli enigmi sono stati concepiti per essere risolti a distanza di tempo, non senza lo scopo di gustare la soddisfazione della beffa rivelata. Come tutti ormai sanno, per seguire le tracce di un killer bisogna entrare nella sua mente, nelle sue astruse elucubrazioni. Se alcuni crittogrammi non sono stati risolti dall'esercito, né dall'intelligence, né da matematici di professione, vuol dire che la loro costruzione ha seguito sentieri personali ed inediti. Una caratteristica di tanti serial killers che provano un piacere erotico nell'atto stesso di uccidere, al fine di sublimare e compensare una deficienza, o un'impotenza, è l'identificazione con la sfera del demoniaco, in modo simile a quanto accade durante l'adolescenza, periodo di fermento ormonale, sottoposta ad un regime di repressione sessuale alquanto severo a causa della morale cristiana. E noi sappiamo ormai quanto repressione e violenza siano strettamente correlate. Non a caso, i racconti sui vampiri e sui freaks in genere, affascinano così tanto i più giovani. Zodiac si è comportato come una sorta di trickster, una specie di satiro burlone e maligno, e molto probabilmente si interessava davvero di astrologia e occultismo, come suggerisce la scelta del suo nickname, essendo un modo alternativo di percepire una realtà ostile da cui si è sentito verosimilmente respinto sin dall'infanzia, tanto da bloccare il suo sviluppo psicologico. Pertanto, a conclusione di questa sintetica descrizione del killer, sostengo che al fine di interpretare i suoi messaggi, un approccio puramente matematico sia insufficiente, occorre una visione più ampia che includa l'aspetto culturale e psicologico del fenomeno. Innanzitutto, mi sono posto di fronte al codice cifrato di 13 simboli, presente nella lettera del 20 aprile 1970 spedita al San Francisco Chronicle, facendomi una serie di domande di tipo estetico. Come mai i simboli sono intenzionalmente disposti in un ordine simmetrico così accurato? Perché il simbolo dell'ariete o Y è capovolto? Qual è il senso della posizione speculare rispetto al simbolo della croce celtica, o simbolo dello zodiaco? Perché i tre numeri 8 sono iscritti in cerchi? Significa qualcosa che i simboli siano 13? Come mai i simboli sono di tre tipi e disposti in tre settori, testa, coda e parte centrale? La tripartizione ha un valore simbolico? Al primo impatto, dato il numero esiguo di simboli, si prova un senso di scoraggiamento, in quanto la soluzione appare impossibile, una perdita di tempo.
Tuttavia, è lo stesso Zodiac a preoccuparsi di accendere una lampadina nel buio totale, suggerendo il collegamento con la soluzione dell'enigma precedente, chiamato dagli studiosi del caso Z340, cosa che avrebbe potuto evitare se avesse voluto rendere impossibile la soluzione. Ovviamente non basta, in quanto esistono simboli inediti, quali la Y, o il segno dell'ariete a testa in giù, e gli 8 cerchiati.